Nel cuore più segreto del Giappone, nascosti tra le pieghe della modernità e del tempo, si ergono migliaia di misteriosi tumuli di terra, monumenti colossali, silenziosi, che parlano di un'epoca lontana, antichissima. Sono le tombe Kofun, letteralmente antichi tumuli, enigmatici sepolcri costruiti tra il III e il VII secolo d.C., appartenenti a una civiltà ancora oggi avvolta nel mistero. Questi monumenti enigmatici non sono semplici sepolture, ma potenti testimonianze materiali dell'emergere di una società stratificata, della formazione di élite dominanti e dei riti che accompagnavano il trapasso nel Giappone protostorico. Il periodo Kofun segna una fase cruciale nello sviluppo politico e sociale dell'arcipelago. Le comunità yayoi, caratterizzate da una società più egualitaria e dedita principalmente all'agricoltura, lasciarono gradualmente il posto a un'organizzazione sociale sempre più complessa, dominata dai potenti clan, gli Uji, che estesero la loro influenza su territori sempre più vasti. La costruzione di kofun monumentali divenne l'espressione tangibile del potere, del prestigio e dell'autorità di questi capi e delle loro stirpi, segnando un chiaro distacco dalla modestia delle sepolture precedenti. La varietà morfologica dei kofun è notevole, riflettendo forse differenze cronologiche, regionali o di status del defunto. Le forme più semplici includono tumuli circolari chiamati empun e quadrati chiamati ofun. Tuttavia, la tipologia più iconica e distintiva del Giappone è senza dubbio il Zenpo Koenfun, un tumulo a buco di serratura, caratterizzato da una parte anteriore quadrangolare o trapezoidale e una posteriore circolare. Le dimensioni di questi kofun, a buco di serratura, variano enormemente, dai piccoli esemplari di poche decine di metri ai giganti che superano i 400 metri di lunghezza, circondati da fossati multipli che ne accentuavano l'imponenza e la sacralità. Il Daisen Kofun, situato a Sakai, nella prefettura di Osaka, attribuito tradizionalmente all'imperatore Nintoku, è l'esempio più maestoso e uno dei tumuli più grandi al mondo per volume, superando persino alcune delle più celebri piramidi egiziane. La costruzione dei kofun richiedeva un'enorme mobilitazione di risorse umane ed economiche, evidenziando la capacità organizzativa e il controllo del lavoro da parte delle élite. Migliaia di lavoratori erano impiegati nello scavo e nel trasporto della terra, nella creazione dei terrapieni a gradoni, spesso rinforzati con pietre e ricoperti da ciottoli fluviali, chiamati fukiishi, e nell'erezione delle camere funerarie. Queste ultime subirono un'evoluzione nel corso del tempo, dalle prime fosse verticali, chiamate tate-hang, raggiungibili dall'alto, si passò progressivamente a camere orizzontali, dette yokohana, accessibili tramite un corridoio laterale, facilitando quindi l'accesso per successive sepolture familiari. Un elemento distintivo e affascinante associato ai kofun sono gli aniwa, figure in terracotta non smaltata che venivano disposte sulla sommità e sui pendii dei tumuli, nonché lungo i fossati. Inizialmente semplici cilindri, gli aniwa si evolsero in una vasta gamma di rappresentazioni che includevano case, animali come cavalli e uccelli, imbarcazioni e soprattutto figure umane raffiguranti guerrieri, sacerdotesse, contadini e membri dell'élite. La loro funzione precisa è ancora dibattuta. Si ritiene potessero delimitare l'area sacra, proteggere il tumulo dagli spiriti maligni
o forse rappresentare simbolicamente il seguito e i beni del defunto, sostituendo in un'epoca più tarda, secondo alcune teorie non universalmente accettate, l'usanza del sacrificio umano. Gli Aniwa offrono uno spaccato inestimabile sulla vita, i costumi e l'organizzazione sociale del periodo Kofun giapponese. Il corredo funerario rinvenuto all'interno delle camere sepolcrali dei Kofun è altrettanto rivelatore dello status e delle credenze dei defunti. Include una ricca varietà di oggetti, tra cui armi in ferro e bronzo, spade, armature, elmi, specchi in bronzo di derivazione continentale, spesso con decorazioni complesse, gioielli in giada e altre pietre semipreziose, come i caratteristici magatama a forma di virgola, attrezzi agricoli, vasi in ceramica e finimenti per cavalli. La presenza di oggetti importati dalla Cina e dalla penisola coreana testimonia gli intensi contatti e gli scambi culturali e commerciali che il Giappone intratteneva con il continente asiatico in quest'epoca. Le armi e le armature sottolineano l'importanza crescente del ceto guerriero, mentre gli specchi e i gioielli indicano il prestigio e forse funzioni rituali o sciamaniche. Il significato simbolico dei Kofun va oltre la semplice sepoltura. Essi rappresentavano il legame tra il capo defunto e la sua comunità, la continuità del potere del clan e della sua legittimazione. La loro imponenza rifletteva la centralizzazione del potere e l'accumulazione di ricchezza nelle mani di pochi. L'orientamento di molti Kofun, spesso rivolti verso sud o verso ovest, o allineato con eventi astronomici come il solstizio d'inverno, come suggerito anche da recenti studi che hanno utilizzato tecniche di telerilevamento, suggerisce l'esistenza di complesse credenze cosmologiche e di rituali legati al culto solare o al passaggio verso l'aldilà. Alla fine del VI secolo d.C. la costruzione di grandi Kofun iniziò a declinare. Diversi fattori contribuirono a questo cambiamento. L'introduzione del buddismo dalla penisola coreana e dalla Cina portò con sé nuove idee sulla morte e sull'aldilà, favorendo gradualmente la pratica della cremazione e la costruzione di templi e pagode come nuovi centri di potere spirituale. L'ascesa del clan Yamato e la progressiva centralizzazione dello Stato portarono a un mutamento nelle forme di espressione del potere e del prestigio. Le tombe imperiali e nobiliari assunsero in seguito forme diverse, come le sepolture ottagonali. Oggi i Kofun, in particolare quelli inclusi nel patrimonio mondiale dell'UNESCO come il gruppo Mosu Furuichi, rimangono monumenti imponenti e silenziosi, testimoni di un'epoca fondamentale nella formazione dell'identità giapponese. La loro esplorazione archeologica continua a rivelare dettagli preziosi sulla vita, la società e le credenze di coloro che plasmavano l'alba del sollevante. Queste strutture non sono solo tombe, ma capsule del tempo che custodiscono le storie di capi potenti, artigiani molto abili e di una società in rapida trasformazione che poneva le basi per lo Stato giapponese unificato. Lo testimoniano una profonda conoscenza tecnica dei loro costruttori, ma anche molti misteri che riguardano le loro origini. Secondo Koji Mizoguchi, queste tombe rappresentano non solo luoghi di sepoltura, ma anche affermazioni politiche nel paesaggio. Le tombe Kofun più antiche appaiono nel bacino di Yamato, l'odierna prefettura di Nara, culla della futura famiglia imperiale giapponese. Non è una coincidenza. Le evidenze archeologiche e i manufatti ritrovati suggeriscono che queste strutture fossero commissionate da potenti clan detti Uji, con ogni probabilità antenati diretti della linea imperiale ancora oggi esistente.
Molti studiosi come Kitagawa e Ishino sostengono che i Kofun siano simboli materiali dell'ascesa del regno di Yamato e che servissero a legittimare il dominio sulle altre tribù e territori. L'uso sistematico della forma a chiave, mai esistita prima né altrove, indica una volontà deliberata di creare uno stile unico, immediatamente riconoscibile, funzionale a un'ideologia del potere. In tutto il Giappone si contano oltre 160.000 Kofun, sepolti tra le montagne, lungo le pianure, vicino ai fiumi. Alcuni sono piccoli e semplici, altri sono imponenti e maestosi. Le concentrazioni maggiori si trovano nelle seguenti aree: la regione del Kansai con Osaka, Nara e Kyoto, cuore politico e spirituale dei Kofun; la zona di Mozu-Furuichi-Mozungun, vicino a Osaka, patrimonio UNESCO, ospita la tomba di Daisen-ryo, la più grande del Giappone; la zona di Kyushu, soprattutto nella sua zona settentrionale, area influenzata dalla Corea, con molte Soshoku Kofun, che vuol dire Kofun decorati, e poi la zona di Chukogu e Sanin, con esempi di Kofun disegnati secondo criteri astronomici, come identificato da Baratta e Magli in uno studio del 2022. Alcuni di questi tumuli raggiungono dimensioni colossali. Il Daisen Kofun, ad esempio, ha una lunghezza di circa 486 metri ed è più grande persino della piramide di Cheope in Egitto. Perché questa forma a chiave? Qual era il suo significato? Non esistono testi dell'epoca che lo spieghino chiaramente. Una delle ipotesi più affascinanti, sostenute recentemente anche da Claudia Zancan con un suo studio del 2023, è che la forma combinata circolare e rettangolare rappresenti la dualità del cosmo giapponese arcaico, ovvero l'unione di cielo e terra, del principio maschile e femminile, del visibile e dell'invisibile. In questa visione la tomba stessa diventa un axis mundi, un punto di contatto tra il mondo dei vivi e quello dei kami, gli spiriti. Molti Kofun, orientati con precisione astronomica, testimoniano una chiara volontà di collegare la morte all'eterno. Eppure, nonostante secoli di studi, rimangono ancora moltissime domande. Perché alcune tombe sono decorate con pitture morali e altre no? Perché solo poche sono accessibili? E perché alcune sembrano essere state lasciate incomplete? Partiamo dagli allineamenti astronomici. Dietro la loro forma si cela un enigma che, come dicevamo, è stato analizzato da Baratta, Magli e Picotti in uno studio del 2022 pubblicato su MDPI Remote Sensing, in cui si è analizzato 394 Kofun del periodo antico e medio, che mostrano allineamenti non casuali ma deliberatamente orientati verso eventi astronomici significativi, così come tramonti stagionali, equinozi e persino stelle circumpolari. Molti Kofun sono orientati a ovest, nella direzione del tramonto del Sole all'equinozio, oppure verso sud-est, dove il Sole tramonta ai solstizi invernali. Alcune strutture mostrano un orientamento verso nord-ovest in corrispondenza del punto di elongazione occidentale della stella Vega, una delle più brillanti del cielo estivo. Altri Kofun, infine, sembrano orientati verso il punto in cui tramonta Deneb, parte della Croce del Cigno, o Altair, formando il celebre triangolo estivo. Queste stelle erano parte di miti astronomici e calendari stagionali già durante l'era Yayoi, quindi nel Giappone più remoto. L'orientamento dei Kofun suggerisce una funzione calendariale e rituale. I punti cardinali e i tramonti solstiziali potevano essere utilizzati per scandire feste religiose, stagionali, momenti di commemorazione degli antenati o rituali agricoli.
Giorgio Magli osserva che l'allineamento costante con i tramonti a ovest-sud-ovest suggerisce una simbologia funebre in cui il defunto segue il sole nel suo viaggio verso l'altro mondo, in sintonia con le credenze animistiche e cosmiche. Questa concezione si avvicina a pratiche megalitiche osservate anche in Europa o in Egitto o anche in Mesopotamia, dove i tumuli avevano la funzione di ancorare il defunto al cosmo eterno. Secondo Rinshaw e Ihara, in un loro studio del 1999, l'orientamento astronomico potrebbe aver avuto una duplice funzione: religiosa, quindi connessa al culto solare o stellare di antichi kami celesti, e politica, in quanto l'orientamento celeste era una metafora del potere giusto, cioè allineato all'ordine naturale divino. Baratta e Magli sostengono che queste scelte non furono casuali. I costruttori dei Kofun, molto probabilmente, disponevano di conoscenze pratiche di astronomia. Questo rafforza l'ipotesi che tra gli incaricati alla progettazione vi fossero sacerdoti astronomi, simili agli onmyoji successivi. I Kofun, inoltre, non erano semplici tombe, ma anche osservatori spirituali, luoghi in cui la morte veniva incastonata nell'ordine del cosmo. La scelta degli orientamenti, la posizione rispetto a colline e fiume, la disposizione delle pietre e la forma stessa a foro di serratura rafforzano l'ipotesi di una cosmologia sacra che univa spirito, politica e natura. Le tombe Kofun si pongono così in continuità con una tradizione arcaica in cui il defunto diventava parte del cielo. Durante il periodo Kofun non esiste ancora la religione shinto o shintoista codificata. Tuttavia, i Kofun sono espressione di un mondo animista e sacrale. Le sepolture non erano semplici tombe, erano, come detto, luoghi sacri. Secondo Osoi e Torrance, in 2 articoli del 1976 e uno del 2016, ogni tomba era un vero e proprio santuario ancestrale, attorno al quale si svolgevano riti stagionali, processioni e offerte. È probabile che i Kofun ospitassero le anime dei kami ancestrali e fungessero da centri di radiazione spirituale e politica sul territorio. La tomba diveniva perno del culto dinastico molto prima dell'introduzione del buddismo. Alcune pitture murali, figure celesti e simboli cosmici suggeriscono una complessa simbologia spirituale, forse connessa all'astrologia cinese o al taoismo trasmesso dalla Corea. Uno degli aspetti più affascinanti dei Kofun è la loro odierna inviolabilità. La Japan Imperial Household Agency, responsabile della famiglia imperiale giapponese, vieta dal 1870 gli scavi nella maggior parte delle tombe reali. Questo ha alimentato speculazioni. Si vuole forse evitare la scoperta di origini continentali? Esiste qualcosa da nascondere? Non lo possiamo sapere. Edwards, in un suo studio del 2000, documenta come alcuni archeologi abbiano cercato invano accesso anche solo per rilievi topografici. Le uniche eccezioni sono solo alcune tombe non ufficialmente classificate come imperiali. Il risultato? Un velo di mistero continua a circondare i più grandi Kofun, come quello di Nintoku o di Ojin. Sono monumenti visibili ma impenetrabili, come le piramidi di un mondo dimenticato. Oggi i Kofun sono oggetto di un rinnovato interesse sia accademico che turistico. Alcuni sono diventati siti UNESCO, altri parchi storici. La loro forma inconfondibile si riflette nell'architettura giapponese contemporanea, nei manga, nei videogiochi e anche nella cultura pop, ma soprattutto vivono nella coscienza profonda di un popolo che ancora si inchina di fronte ai misteri del passato. In un'epoca di relativismo culturale e spirituale, i Kofun restano pietra, terra e spirito.
testimoni muti di un'epoca grandiosa e ancora enigmatica, in cui il potere e la spiritualità si fusero nel silenzio eterno di questi tumuli.